Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Viercovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumo Tire, nient'altro che qualità. Tu non sai che fare, sintonizzati con Lunch Press, il programma che ogni giorno aiuta a vincere lo stress. È Lunch Press. Al microfono il pilota è Maturo Edoardo, tutti i giorni a fianco a lui c'è Menini Leonardo, che sarebbe il copilota e quindi porta anche il casco. Maturo ha un vaso da fiori per bere la grappa, talmente grosso che per sollevarlo non basterebbe il Rivaca. In regia c'è Morgan che schiaccia i tastini, mette voci inopportune mentre parla Menini. Da Bergamo son collegati con un vecchio Nokia, milioni di persone frutto della mente d'anni sporchia. Il Do, il Bralele Adani, Caresso il Giammaestro. Se ascolti tutti i giorni trovi molto più di questo. Qualche volta Sedorf manda un audio poco serio, Trash batte, anche se in diretta ci sono ospiti veri. Ma se non hai capito qui di cosa si parla, dillo all'avvocato e dillo anche alla mamma. Dillo a chi vuoi tu e dalle 13 che inizia il programma. Lunci cocci 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 con Ciao super campioni. Prendo il messaggio di Andrea Roberto che si è abbonato tra l'altro per il 43esimo mese. Grazie. Andrea o Roberto si chiamerà. Comunque a me ci piace. No, ci sono quelli che sui social però si segnano prima cognome e poi nome, così sì, come... ma non se ti chiami Andrea Roberto, che è salutiamo, vero, che si chiama Roberto Andrea, però no. Tra l'altro ci sono anche quelli che sui social si mettono auto like ai propri contenuti. Questo è una cosa che sì, va sottolineato. Sviscereremo quest'anno. A proposito di social, Leo, ci sono stati diversi contenuti, diverse cose successe dopo la Supercoppa. Ricordiamo che il Milan è campione, super campione d'Italia. Sì, l'Inter sarà anche campione d'Italia, ma noi siamo super campioni d'Italia. Vabbè, dai, facciamola passare questa. Partirei dal vabbè. Quando hai bambini piccoli questa cosa la fai passare sicuro. Sai che quando i miei bambini erano piccoli alle 7 di sera tiravo giù le tapparelle e dicevo che era notte, così almeno li mandavo a dormire. Noi siamo super campioni. Il telefono azzurro, tutti gli assistenti sociali. No, tutto questo Leo per dire, partiamo dal messaggio di Leao a Cassano. È tornato Rafael Leao a 360 gradi. Posso dire disonestà intellettuale di Antonio Cassano. Mi prendo la responsabilità. Però si è divertito Leao, si diverte Leao. Sì, però se dice una cosa del genere sì, allora ragazzi, poi Cassano... si può criticare quello che vuole, come si vuole, ma così no. Cioè, perché così è come dire, però sai Messi, non però lo è so. vero ragazzi che Leao e Teo, Leao in particolare, che non era neanche al massimo, è entrato e in 45 minuti ha fatto quello che non ha fatto nel resto della stagione. Ok, ma non si discute sulle qualità del giocatore. Cioè, se noi stiamo qui a parlare ore e ore e giorni sulle... No, si discute sulla gestione del gruppo, secondo me. Perché oggi ho visto una vignetta che rappresentava Zlatan Ibrahimovic e si diceva quando ci sono i problemi nel Milan si vedeva Zlatan che scompariva all'interno come Homer Simpson. Esatto, il famoso meme. Quando invece si vince Zlatan nello spogliatoio, pubblicato su tutti i social, anche questo non lo so se discorsi motivazionali nello spogliatoio eccetera si pubblicano sui social, sinceramente non lo so, però è mancato evidentemente quella cosa lì, Leo. Cioè Fonseca avrà sbagliato, ma è stato mollato da solo, questo è evidente. È stato evidente e il cambio di gestione che sta facendo Ibra secondo me è ancora meno, cioè corretto, giusto, ma ancora meno rispettoso del lavoro di Fonseca, perché appunto hai preso le decisioni, ci hai messo la faccia all'inizio, poi hai smesso di metterla, l'hai mollato, gli hai fatto dire a lui che era andato via, adesso hai preso, come l'abbiamo chiamato noi, un sergente, è facile però così.
E da lì voglio partire dal concetto di Sergente, perché ragazzi, chi quest'estate diceva al Milan serve uno così? Perché Leo serve uno così? Perché lo possiamo dire chiaro e tondo, perché l'ha detto anche Mister Pioli, Teo, Leao eccetera sono dei bambini, cioè avranno delle potenzialità dal punto di vista livello sportivo. mentale devono essere motivati quasi tutti i l'ha giorni. detto anche Mister Pioli, ragazzi, non lo dico mica io. Devono essere motivati quasi tutti i giorni. Non so se sia una caratteristica, diciamo, solo i giocatori del Milan. Però io posso non saperlo, Leo. Forse i dirigenti del Milan dovrebbero saperlo. Che tipo di materiale umano dovevano saperlo. Hanno in mano. Dovevano saperlo e anzi dovevano prendere una decisione, Edo, sulla base di questo. Noi lo dicevamo già, ma io non la vedo come una cosa necessariamente negativa. È il fatto di accettare che alcuni giocatori, in questo caso Teo, Leao eccetera, perché magari altri noi, Domegnan, Benasser, Simoti Andassoli, alcuni giocatori, soprattutto quelli in questo momento al Milan più talentuosi, che però, se posso dire un po' una caratteristica dei talentuosi, devono essere motivati. E quindi al Milan in questo momento deve avere un allenatore di questo tipo qua. Ma una caratteristica dei talentuosi che devono essere motivati, però non lo so. Cioè, trovare uno che ha un talento sconfinato e lo sfrutta tutti i giorni non è così facile trovarlo, tutti i giorni no, ma nelle partite che contano però devi fare la differenza, quello sì. Nelle partite che contano, e questa è la grande differenza tra Seedorf e Leao. Perché Maldini che è continuo, sia con Real Madrid che con l'Empoli, d'accordo, è difficile da trovare. Però chi dici oggi, ragazzi, c'è una partita importantissima, mentalizzato, Seedorf, Kakà, cioè però quella gente quest'anno lì, no? Inter, Real e lascia perdere secondo Inter, nelle grandi partite ci sono stati. Sì. Paradossalmente, esatto. Sì. Sapendo che i giocatori, e io lo prenderei come un fatto, non come una critica, tra virgolette, lo prenderei per un fatto, e vabbè, e per me può anche andare bene così. Serve un allenatore che faccia questo tipo che abbia questo tipo di carattere. In più, Edo, è a doppio errore, perché non hai preso Conte, che era il migliore a farlo, che sta portando il Napoli con una squadra buona ma non eccezionale al primo posto della Serie A. Lo fai dopo con Conceição, dicendo anche sul mercato avrà voce in capitolo, che io dico sacrosanto, meno male che ci siamo arrivati dopo 6 mesi. Questo si va a capire che 6 mesi è stato sbagliato tutto, ed è stato ammesso con queste scelte che si è sbagliato tutto, dai giocatori, dalla scelta dei giocatori quest'estate all'allenatore. Se il Milan va a prendere anche Rashford, ti va a capire che ha capito che Morata e Abraham non bastano in attacco, e li hanno presi loro, perché l'attacco del Milan quest'anno aveva 0 punte via Giroud, dentro Morata e Abraham, e tu sconfessi questo. Adesso ci arriviamo anche sugli obiettivi di mercato, perché pare che la gente di Rashford sia a Milano. Intanto Seedorf sulla differenza tra lui e Leao. Complimenti Menini, che ti sei accorto che ci sta una differenza tra me e Leao. Certo, io guardavo altre differenze, però va bene anche quella. Appunto, Clarence, io vabbè. Sempre sul piano sportivo restiamo. Ragazzi, tra poco ci andiamo a collegare con Federico Sala di DAZN per fare un po' insomma di commento della partita con lui, e poi, siccome ieri abbiamo lasciato troppo poco spazio, abbiamo compresso troppo lo spazio dedicato a voi tifosi e alle vostre telefonate, oggi lasciamo spazio. Prima però, Leo, io ricorderei che in edicola su Amazon e sul sito di Europublishing trovate questi meravigliosi calendari 2025, ma soprattutto per i più grandi e più piccini il nuovo album di questa stagione, in cui arriveremo tra l'8ª e la 4ª posizione in classifica. Lo possiamo dire. Leo, se vuoi fare anche un unboxing. Ma sì, io faccio un unboxing. Vediamo cosa ci dice il 2025. Qual è il primo personaggio? Allora, il primo personaggio che estrarrai sarà sicuramente Emerson Royal. Sarà l'uomo della stagione. Vedrai che non sarà quello. Però allora me la scelgo bene. No, io do occhio. Questa cosa del campionato è vero. Siamo lontanissimi, indietrissimo. La Lazio sta rallentando, la Fiorentina sta rallentando, la Juve non dà segni di miglioramento. Ci sono quelle 3 lì che stanno correndo. Occhio al rimbalzo che può avere l'Inter da questa Supercoppa, di sicuro non contro il Venezia la partita dopo. E vediamo, l'Atalanta deve tenere l'ultimo scudetto, non l'ha mai fatto, lo deve dimostrare. Il Napoli è quella più accreditata, secondo me in questo momento, per la stagione che sta facendo. Milan non vincerà lo scudetto.
No. Però il Milan può... No, l'abbiamo detto ieri, il Milan vincerà la Coppa dei Campioni quest'anno, che si chiama Champions League, tra l'altro, da più di una ventina d'anni. Mi disegno la Champions League. Allora, signore e signori, rullo di tamburi, Se il Milan vince Man of the Season 2005. No, allora questo è un pezzo di una partita. Va bene. E il secondo è Yunus Musa. E io vi dirò perché Yunus. Ma ragazzo, No. In Corea del Nord. Quello dopo Noi era... siamo in Corea. Quello dopo era Calabria. Ma il perché Yunus Musa cambierà la stagione del Milan? Perché con Seisao, dopo anni che chiamiamo e chiediamo un centrocampo a 3, giocherà a 3, e Musa vi assicuro che diventerà fondamentale nelle rotazioni, ma anche nella titolarità. Perché per me Musa giocherà forse anche un po' più di Benasser, perché può fare diversi ruoli. Se il mister si metterà a 3, lui può fare il quinto. Musa, tra l'altro, a centrocampo occhio. si parla di sembrava il primo reparto da potenziare invece... fino a qualche settimana fa, invece adesso si parla soprattutto di attacco, Leo, perché abbiamo detto intanto prepariamoci al collegamento con Fede, abbiamo detto Trincao, che manco all'oratorio l'hanno voluto, 25 milioni diciamo che le operazioni di Mendes, diciamo che chi si interessa a Trincao, diciamo insomma, che le operazioni di Mendes le dobbiamo filtrare. Dobbiamo filtrare. Rashford invece, Leo, l'amico di Zlatan Ibrahimovic, perché chiamiamo le cose col proprio nome. L'amico di Zlatan Ibrahimovic ai tempi del Manchester United hanno giocato, non so, una stagione, 2 stagioni insieme, eccetera. Invece pare molto vicino. Cosa sappiamo? Vicino non lo vicino so. nella misura che ci dovrebbe essere c'è l'incontro, il Milan è interessato. Marcus Rashford prende 20 milioni all'anno, che sono 13 netti. Sì. Il Milan non ha intenzione di pagarne forse neanche 3 di questi milioni. E quindi l'operazione si può fare se lo United paga, penso, l'80% dell'ingaggio. United che è allo sbaraglio. Poi ragazzi. occhio, sono 7 adesso perché manca mezza stagione, quindi dovrebbero essere 7 milioni. Se lo United ne paga 5, forse si può anche arrivare a una conclusione. Il Milan cerca un prestito con diritto. Sì, in 6 mesi gli dai quello che gli dai a Leao in tutto l'anno a Rashford, No. che fa l'ala sinistra, che Leo vedrebbe bene al centro, quindi mettiamo un altro che non segna, a 2 che non segnano aggiungiamo un altro che non segna. Ma Leo, lasciamo in sospeso un attimo questo, perché prima di andare dall'ospite, Salvini che non concorda con te? No. Posso dire che dopo la frase di Menini che Musa, grande giocatore, campione, lucido sì, lucido no, la patente gliela togliamo. Effettivamente. Ok, però ero lucido dopo quando questa io, in base al nuovo codice della dopo strada, glielo chiedo a Fede, che vedrai che Fede mi dimostrerà, concorderà con me sull'importanza di Musa nel Milan di Conceição. Allora diamo intanto il bentornato e il buon anno a Federico Sala da Zone. Ciao Fede. È andato via dopo che ho detto questa cosa. Primo collegamento così, ce lo siamo giocati così. Quindi Rashford, Leo, perché sì e perché no? Beh, perché sì, perché Marcus Rashford è un gran giocatore. Perché Marcus che No, cazzo perché è un Marcus gran Van Basten, cioè No, Marcus però va Rashford. bene se... Perché sarebbe il Marcus più forte della Serie A? Questa mi piace. E questa io me la tenevo Questa da mi piace. stamattina, quindi sappiate che io ho passato la mattina a tenermi questa battuta fino adesso. E perché lo possiamo rivitalizzare. Con Pulisic è andata bene, con qualcun altro un po' meno, ma Rashford può Ma noi non siamo una clinica di... tu dici... Signore e signori, bentornato a Federico Sala. Ciao Fede, buon anno. Ragazzi, allora è colpa della regia, perché sennò adesso iniziano a insultarmi cose, eccetera. Allora, perché no, te l'ho detto io, perché fa un ruolo alla sinistra, tu dici può giocare sulla destra, abbiamo Chukwueze, allora dobbiamo vendere Chukwueze, che obiettivamente non sarebbe una grandissima perdita, lasciami dire, anche perché adesso sta giocando Jimenez e mi sembra neanche così male. No, ma poi è come Okafor in questo momento, se vai un occhio al bilancio che lo quindi fanno. Fuori Okafor, Chukwueze, va bene, parliamone, ma se mi dici però al centro Rashford, Leo, ma scusa, hai due punte. 2 punte. 2 punte. Perché con Seisao sta giocando adesso a 3,
per l'equilibrio, ma non è detto che con Seisao giocherà sempre a 3, potrebbe anche tentare un 4-4-2. Qualche cambiamento. Proviamoci per Sì, ci siamo. la terza Ci volta. siamo. Signori, bentornato a Federico Sala. Ciao Fede, buon anno. Ciao ragazzi, buon anno a Ciao voi. Fede. Oh, eccoci. Praticamente tu hai messo giù quando hai sentito di Musa, vero? Ti sei un po' No, vergognato? in realtà non ho sentito niente. ragazzi. Meno male, probabilmente. Sta già prendendo le distanze. No, vabbè, Fede, ancora. mi prendo la responsabilità. Sì, Io ho detto sì. che, e io lo sostengo da sempre, che Yunus Musa sia un giocatore, al di là del fatto che è giovane, ma che ha dei margini di miglioramento non indifferenti, che ha piede, gamba... Ma piede. No, piede, Sì, corsa, piede. gamba, e che in questo Milan, che forse giocherà a 3 a centrocampo, può dir la sua. A me Musa non è che dispiaccia così tanto, ripeto, nell'economia di una squadra che ha dei limiti in alcuni aspetti, poi non è un titolare ed è giusto che non lo sia, però sono d'accordo che essendo 2002 può avere degli ampi margini di miglioramento. Poi il mio grosso dubbio su Musa è che spesso e volentieri si perde via durante la partita e non so in che lindo voli a livello di mente e di testa, perché a livello di concentrazione non è esattamente la persona più affidabile, però che ci siano dei margini di miglioramento sono totalmente d'accordo. Io dopo la partita di 2 sere fa resto invece sempre più convinto che forse ci sia solo un giocatore senza margini di miglioramento e quello lì rimane a fare il terzino destro inspiegabilmente dal mio punto di vista. Ma sì, adesso... Beh, pare che il Milan si stia guardando intorno anche su quello. Sarebbe la seconda ammissione di colpa, di errore dopo quella di Seisao Fonseca. Fede, arriviamo qui. No, prima scusa, mi è arrivato un audio da Federico Sala, nonostante ce l'abbiamo al telefono, sì. quindi aspetta, prima sentiamo questo che dice. Non va il microfono, testa di cazzo! No, adesso censuriamo Federico Sala e questo comportamento molto, molto scorretto. Fede, con Seisao alla fine noi quest'estate dicevamo questo è un gruppo che ha bisogno dell'uomo forte, ci è stato detto no, Conte non è l'uomo giusto, questo gruppo ha bisogno di un maestro di calcio, Sì. E non era visionario, eccetera, eccetera. Neanche a metà anno si torna sull'uomo forte. È una missione di colpa? Sì, totale. Ed è l'uomo giusto secondo me in questo momento, ma lo era già quest'estate. Io sinceramente quest'estate, dopo che è stato preso Fonseca, parlandone anche in redazione con gli altri ragazzi, un po' tutti pensavamo ma perché no? Nel senso, tra le opzioni che c'erano, paradossalmente anche un allenatore come Van Bommel, del tutto inesperto se vogliamo, del tutto imprevedibile, aveva più senso di un allenatore come Fonseca, senza nulla togliere a quello che ha fatto Fonseca, al lavoro che ha fatto Fonseca, però in un gruppo che arrivava dopo 5 anni comunque di ciclo con un allenatore di quel tipo, cioè non con un sergente di ferro, ma con uno che comunque era riuscito, no, Pioli, a entrare più o meno in testa ai giocatori, aveva vinto uno scudetto, quindi il percorso l'aveva fatto, ci voleva un elemento di rottura, ci voleva un allenatore in grado di arrivare e di far capire che certi atteggiamenti a livello morale non erano più accettabili, perché poi il Milan la passata stagione la cosa principale che gli veniva criticata è che vinci 3-1 col Paris Saint-Germain in casa dominando la partita e poi pareggi a Lecce 2-2 3 giorni dopo rischiando di perderla avanti 2-0, quindi ci voleva Fede, lo stesso Pioli che tu hai citato pochi giorni fa ha detto non è passato un giorno che Dio ha mandato sulla terra in cui io non abbia dovuto motivare Teo Hernandez, esatto. Quindi questa cosa che tu dici almeno i dirigenti avrebbero dovuto saperla, ecco. E questo è il tema, tante volte io poi faccio questa battuta, mi chiedo sempre no, ma vabbè, se faranno questa cosa ci sarà un motivo, poi se arriva alla fine del percorso dici no, vedi, alla fine non c'era un motivo, che fa ridere perché credo che quest'estate chiunque si fosse messo nei panni di Ibrahimovic, Moncada, Furlani, se avesse dovuto premere un pulsante non avrebbe premuto quello di Fonseca. Poi spiegabilmente questa cosa è successa. Ma quindi chi l'ha scelto però, ragazzi? No, loro. E ripeto, il tema è che anche a me ha sorpreso molto che abbiano fatto questa scelta. La cosa positiva, meglio tardi che mai, come si dice in questi casi, è che se ne siano resi conto. Poi non ha aiutato paradossalmente, ed è venuto fuori, quell'aspetto contrattuale che i giocatori sapevano benissimo sul fatto che un allenatore il dubbio viene via entro la fine dell'anno non gli sarebbero stati retribuiti 3 anni, e quindi per me i giocatori avevano annusato l'ipotesi che tanto sarebbe saltato entro la fine dell'anno, perché poi
tante cose tornano, no? A livello di atteggiamento. Io ripeto, con Sensao non può aver cambiato, ma è fisiologico in 4 giorni la testa di una squadra, ma questa squadra con la reazione che ha avuto mi sembra evidente che con Fonseca non avesse più quel tipo di atteggiamento lì, soprattutto nell'ultimo mese, no? Ma quindi Fede, se 1 più 1 fa 2, è mancata la figura di coordinamento tra allenatore e squadra, cioè l'allenatore ha scelto ha compiuto delle scelte e ne abbiamo commentate anche insieme, no? Rispetto a le panchine di Leao, di Teo, eccetera eccetera, in cui di fatto nessuno gli ha coperto le spalle. Era un destino segnato, l'avevamo detto quest'estate, cioè se il Milan punta su Fonseca dopo che tutta la piazza gli dice no state sbagliando eccetera, una cosa dovete fare: presentarlo e mettervi lì come delle guardie svizzere a difesa dell'allenatore. Invece dal giorno 1, cioè questo ormai è veramente evidente che Ibrahimovic o chi per lui questo ruolo non l'ha svolto. Sì, sono d'accordo, però ti dico di più. Cioè, secondo me in realtà l'errore grosso di Fonseca, il più grosso errore che lui ha fatto, è stato paradossalmente proprio a livello comunicativo e di gestione, perché la differenza l'hai vista in questi 4 giorni in cui con Sensao è arrivato, ha preso sotto braccio Leao e ha detto: è il più forte del mondo, deve solo sistemare un paio di cose. Fonseca diceva: devo portare Leao a livello degli altri, dopo avergli fatto 3-4 panchine consecutive. Teo Hernandez stesso discorso, cioè quando tu entri in uno spogliatoio e sai che non è neanche uno spogliatoio così semplice, perché alla fine arrivi in uno spogliatoio di giocatori che il difetto più grosso che hanno è quello, cioè a livello umorale non sono così semplici da gestire. Entrare come ha fatto Fonseca, l'unico risultato che ha ottenuto è stato ribaltarsi contro lo spogliatoio. Dopo arriva anche lì quello che dicevi tu, cioè un'assenza dal punto di vista dirigenziale per riuscire a tenere almeno la barra dritta. Però a me la cosa che ha sempre un po' sorpreso in negativo è sempre stato questo atteggiamento fin dall'inizio di Fonseca di entrare con il martello, posto che poi è chiaro che i giocatori devono seguire una certa linea, devono comportarsi in un certo modo, però avere anche un po' di capacità, di sensibilità, di empatia non è da tutti, e ci sono allenatori, vedi come sta facendo con Sensao in 4 giorni, che già questa cosa la stanno ottenendo, perché poi non è un caso che Leao faccia quella partita, che Teo Hernandez stia tornando subito a fare a sorridere anche, Fede, aggiungo. Ma posso, scusa, Sì, poi ti lascio sì. la domanda, però è legato a questa considerazione che fa Fede. Da una parte è vero, dall'altra c'è anche il fatto che i giocatori non hanno più alibi, però ragazzi. Adesso no. Cioè, col cambio di allenatore, un po' sarà merito di Cossesà, un po' è anche merito del fatto che, come dire, si sono rimboccati le maniche e hanno capito che qui i prossimi che fanno le valigie siamo noi. Sono d'accordo, ma ripeto, cioè, entrare in uno spogliatoio è veramente una materia molto malleabile, molto complicata. In uno spogliatoio come questo, che arrivava, insisto, da un ciclo di quel tipo, comunque dopo aver vinto, perché questa è una squadra che ha vinto, e quando vinci cambi atteggiamento anche in maniera inconscia, e non sempre lo cambi in maniera positiva, perché qualche giocatore si è seduto, lo sappiamo, l'anno dopo dello scudetto, la stagione che è stata, e riuscire a entrare in uno spogliatoio del genere non è facile, con giocatori, lo stesso Pioli, io mi ricordo spesso alla fine delle partite diceva: questa è una squadra umorale, ed è una squadra che ha bisogno di essere trascinata anche dall'ambiente, da tanti aspetti. Se tutti questi elementi, no, non vanno nel verso giusto, è una squadra che patisce tanto. Vedere Fonseca che entra e la prima cosa che fa è il sergente, che tra l'altro non è neanche credibile come persona, perché non ce l'ha alle spalle, no, quel percorso, non è Antonio Conte, non è Consesa, cioè non ha quella figura lì, quindi che un giocatore si aspetta un atteggiamento del genere, e che mette determinati paletti con un atteggiamento dove lascia fuori Leao 5 giornate e comunica in quel modo, Teo Hernandez ha fatto la stessa fine nell'ultimo periodo, Tomori era sparito, eccetera eccetera eccetera. Per me non poteva che finire come è finita, e alla fine c'è stata questa crisi di rigetto abbastanza evidente, che nei 4 giorni invece di Supercoppa, con un allenatore che è arrivato con un atteggiamento probabilmente da duro ma accettato dalla squadra, ha dato questi risultati. Fede, io ti aggiungo un'altra cosa, perché siccome tutto questo che stiamo dicendo è corretto, che hai detto è corretto, sono tutte le motivazioni dietro a questo cambio. Io ti aggiungo anche un'altra cosa, però secondo me i giocatori non hanno mai creduto neanche nelle idee di Fonseca, perché nonostante Ibrahimovic ci abbia spiegato che Fonseca è una scelta in continuità con Pioli, in realtà il gioco di Fonseca è
parecchio diverso da quello di Pioli, è un gioco molto orizzontale, molto di anche qualità nei piedi eccetera. Non è anche che i giocatori hanno creduto subito nel gioco di Conceição, al di là del fatto che in 4 giorni non riesce a dare il gioco, ma della verticalità? Noi dicevamo sempre in questi mesi che i giocatori del Milan sono giocatori verticali, da contropiede, non da tiki-taka, palleggio, non hanno proprio quelle caratteristiche lì neanche i centrocampisti del Milan, Reinders, Fofana eccetera. Non è che hanno anche visto subito un allenatore che gli diceva di fare delle cose in cui loro si sentono confident, Teo, Leao eccetera? Su questo sono totalmente d'accordo, perché tra l'altro se prendiamo il Milan che vince lo scudetto di Pioli, il Milan vince quello scudetto con i contropiedi, poi le partite le fa, non è che sta chiuso in difesa. Per partiti decisivi Leao va in porta, Tonali va in porta con azioni di quel tipo. Il Milan dell'altra sera alla fine è bravo perché riesce a, nonostante ancora ci siano delle lacune evidenti a livello difensivo sulla linea difensiva, però riesce a saturare il più possibile gli spazi e poi va a far male, perché poi le 2 discese che portano al gol di Pulisic è una discesa di Teo Hernandez con campo aperto, e idem l'imbucata poi dello stesso Pulisic per Leao è una palla in verticale, cioè questa è una squadra di gamba, è una squadra che comunque ha giocatori di qualità, ma è una squadra che deve prima di tutto organizzarsi e poi sfruttare gli spazi, cioè pensare di creare la classica squadra che fa l'80% di possesso palla è sbagliato, e alla fine ti ritrovi come a Parma che tiene il possesso palla l'80% e prendi 8 gol, perché se il Parma fosse stato la seconda giornata più cinico finiva 8-1. Quindi una delle peggiori partite, guarda, degli ultimi anni. Ma è concettuale l'errore iniziale. E vi dirò di più, anche qua se riprendiamo le dichiarazioni, Rafa Leao alla fine della partita contro la Roma, se non sbaglio, tra l'altro, quindi 2 settimane fa, dice: stiamo cercando ancora di capire qual è l'idea del mister e ci stiamo arrivando. Finisce la partita con Conceição contro l'Inter e dice: è già tutto chiaro. Cioè, che è paradossale ed estremizzato ovviamente, però i giocatori comunque i messaggi li hanno mandati durante il periodo, no? E dopo 4 mesi ancora dire stiamo ancora cercando di capire qual è l'idea dell'allenatore, dopo 4 giorni invece andare davanti ai microfoni e dire adesso è tutto chiaro, cioè, sembra un segnale evidente, no? Di insofferenza detto dallo stesso identico giocatore, tra l'altro, quindi non è neanche una diversità, no? Esatto. Fede, ti faccio l'ultima. Sei un Rashfordista? Che sa molto di rivoluzione industriale. Io ci vedo molto Pulisic in questa operazione, perché io sono dell'idea che poi il talento non si perde, ci vuole la motivazione, ci vuole il contesto, ci vuole ovviamente l'allenamento, no? E tutta una serie di dinamiche che sono poi di variabili che devono incastrarsi, però giocatori forti rimangono giocatori forti, vanno stimolati, vanno cresciuti, vanno lavorati, vanno allenati. Pulisic non so in quanti avrebbero scommesso 3 anni fa di vedere questo giocatore oggi, perché anche lui si era oggettivamente perso ormai in un tunnel tra Chelsea e tutto il resto abbastanza deprimente, no? Se perché tu dici anche Manchester giustamente è un tritacarne come quasi il peggio del Chelsea. Credo che Manchester e Chelsea siano 2 enti di beneficenza, perché sono 2 società che chiunque ci vada finisce in questo tunnel senza più rendere. Mamma mia, veramente un buco nero, tra Højlund, Zirkzee, Anthony, Rashford, tutta la schiera del Sancho, Chelsea, c'è una lista infinita. Quindi se arriva a determinate condizioni, ovvero con non quello stipendio o con lo stipendio pagato dal Manchester, perché 13 milioni netti a stagione il Milan non li prende nessuno, ma arriva con lo stipendio giusto e con la voglia giusta di riscatto, per me è un giocatore che può fare ancora molta differenza e può essere un giocatore molto utile, soprattutto perché credo che poi il Milan farà uscire Okafor in questo mercato e quindi poi una pedina lì la devi andare a mettere. Ma solo come backup di Leao o possono giocare anche insieme? Che Rashford in panchina, vero che è da recuperare, però insomma, secondo me lui è un giocatore molto intelligente. Non gioca da un botto. No, è vero, però è un giocatore che è limitante pensare che possa solo fare esterno a sinistra. Poi sono delle idee anche che comunque adesso ci sarà ancora la Champions, c'è comunque tutto un percorso e alla fine avere un backup di quel tipo di Leao è tanta roba, perché è un giocatore che se ritorna a essere Rashford è una soluzione enorme in più da mettere dentro o per far riposare Leao. Però credo che possa giocare anche a destra, possa giocare dietro la punta, comunque sono molto intercambiabili. Paradossalmente è un po' più Leao che tra virgolette per caratteristiche è limitato a giocare in quella porzione di campo, ma io credo che se il Milan porterà a termine l'operazione possa essere veramente
almeno non ci sia tra virgolette nulla da perdere se arriva a determinate condizioni. E ripeto, perché no, magari si può anche ripetere l'operazione Pulisic. Speriamo. Fede, ti lasciamo andare a fare i fumi, a bere la spremuta d'arancia e c'è qualche ricostituente, perché ti ho sentito che sei abbastanza intasato. Il periodo è quello, ragazzi. esatto. Fede, ti abbracciamo, buon anno ancora, grazie. Buon anno. Ciao. Veloci, la coscienza su Musà e il ginecologo di chi? Ma non lo so. Coscienza su Musà di chi? Musà, che giocatore. Mi fa arrabbiare più di Annalisa. Questo non lo so. Cosa ci devi dire? No, questo non lo so. Però. Tuo ginecologo. Via, olè. Buongiorno Leonardo, vedo che stai bene, le feste sono finite, quindi ti consiglio di metterti un po' in riga, giustamente. Sono felice che al Milan è arrivato un sergente con sei coso e niente. Antonio, ma ancora a romper cazzo a questi stai? Madonna santa, ma che te frega che hanno via da Conseiza, ma che te frega a te? De Laurentiis, però non li stiamo simpatici a De Laurentiis, no, per niente. Devo dire che è reciproca comunque, non è che... E devo dire che però Antonio è il tuo ginecologo, anzi ci tiene a intervenire spesso, tutti i giorni. Lo sappiamo, pensa se avessimo avuto al Milan. Ma raga, non perdevamo sti 6 mesi di tempo. Comunque ma ecco, una domanda te la volevo chiedere a te. Ma se con Seisao fosse arrivato all'inizio, secondo te avrebbe avuto lo stesso impatto? Ma allora ragazzi, lo stesso impatto. No, vabbè, al di là della Supercoppa. Ieri ho visto delle grafiche che mettevano in fila gli ultimi allenatori del Milan, dicevano tutti insieme hanno vinto, hanno fatto X partite, prima di vincere, certo, e lui 2 partite. Va bene, ragazzi. Diciamo che con Seisao, senza il lavoro di Mister Pioli, non avrebbe fatto 2 partite e vinto un trofeo. Questo lo possiamo dire, giusto per fare un po' di onestà intellettuale. Sarebbe cambiata la stagione all'inizio, secondo te? Detto questo, grazie Fede, anche lui è abbonato da 33 mesi, gli anni di Thiago Silva. Non è vero, il numero di Thiago Silva. Leo, che ti devo dire? Sì, perché saremmo lì a combattere dico avrebbe fatto meglio, scusami, avrebbe fatto meglio di Fonseca, semplicemente perché io ero e resto convinto del fatto che questi calciatori qua hanno grandi potenzialità dal punto di vista sportivo, ma devono essere mentalizzati. Ecco, la stavo dicendo in un altro modo, ma quindi saremmo quarti, cioè ci staremmo giocando. Manca la controprova e ripeto, Leo, la colpa per quanto mi riguarda non è tutta di Mister Fonseca. Mister Fonseca ha le sue colpe, se è anche lui fissato su certe cose, eccetera, ma la colpa maggiore ce l'ha chi l'ha messo lì e l'ha lasciato a spalle scoperte. Quindi questa cosa però non aggiusta tutto, anche perché Leo, adesso siamo contenti di aver vinto la Supercoppa, eccetera, non è che cambia così con un colpo di spugna tutto quello che c'è stato. Certo. Anche adesso, insomma, stamattina ha scritto un po' di amici interisti per dirmi: ma voi non eravate quelli che avete vinto 7 Champions League, vi pare di fare queste effettivamente la Supercoppa una volta era una cosa abbastanza, adesso ogni cosa viene utilizzata come leva di marketing, va benissimo se questo poi aiuta a far progredire anche il lato sportivo. Potete chiamare, ragazzi, mi raccomando. Qualcun altro ci dice che, per esempio, Vincenzo scrive: però con Seisao ha abbracciato i giocatori, è anche molto empatico, non solo spaccato la TV all'intervallo di Milan-Juve, no? È anche uno che entra in sintonia con i giocatori, e per me il più grosso errore di Fonseca, al di là del gioco, è stato quello. No, ma pure io mi prendo a completare Silvano, non è che stavo, però c'è vittoria, tant'è vero che per la Supercoppa italiana non faremo il pullman scoperto, ragazzi, giustamente. Però con Seisao forse non è solo quello, è vero sergente, è vero quello, però hai visto
non lo so, ci sono state tante lacrime, Edo. Sono state le lacrime, cioè perché era un momento oggettivamente difficile anche per i giocatori. Ovviamente, dico, però ho visto le lacrime di Leao, quelle di Abraham, quelle di Pulisic, quelle di Conceição. Beh, ma ti dimentichi che c'era una contestazione in corso, dimentichi tutti questi ultimi mesi, eccetera, eccetera. Sai, entrare in empatia. Ma ragazzi, se non avessimo vinto la Supercoppa, di cosa staremmo parlando? Di un allenatore che non è entrato in no, di una squadra comunque con... viva. Perché io al 2-0 dell'Inter ho detto... Io avevo bassissime aspettative, ovviamente, perché era una prova sta partita dopo quella con la Juve. Ho detto... Li vedo vivi. Non importa, stiamo perdendo 2-0, 2 dormite colossali. Siamo vivi, però. Io mi portavo a casa, già mi bastava questo. Sì, no, quello assolutamente è la scossa, però spesso quella cosa Poi non dipende dall'allenatore in sé, ma proprio dal cambio, no? Ogni ambiente spesso dal cambio di allenatore ha, almeno nel breve periodo, un minimo di beneficio, proprio perché, no? Si cambia pagina e quindi ci si alleggerisce un po'. Silvano, lo so che la faccia gli interisti dopo la sconfitta, pure loro hanno portato questa coppa, e anche per noi non ho detto che non è una coppa importante, sto dicendo che non è il campionato. Sono quante partite? 38 partite? A Milano ne la Champions 22. League quanto sono? Queste sono 2 partite, era importantissimo vincerlo, però diamo l'importanza che ha, cioè tutti i problemi che avevamo ieri non li abbiamo risolti con la vittoria della Supercoppa. Questo e basta, sto dicendo, però... dopodiché 10, 100, 1000 Supercoppe italiane, ci mancherebbe altro. Ti do la chiave opposta io invece, e se fosse proprio questa, effettivamente, Edo, costruire un ciclo. È prestissimo, io sto dicendo una cosa ovviamente vaneggiando. Ma lo speriamo tutti. Se si aprisse l'altro ieri, tutti, il ciclo con Conceição. Poi mi parli Trincao, che è giocatore di Mendes, che è di... non lo so, vediamo se cambia i programmi di questa società. Adesso con Conceição secondo me c'è stata una missione di colpa e già va dato atto. Anche se nessuno l'ha detta poi questa cosa, però... Prendiamo quello che viene. Tutto quello che avverrà adesso in campo ci aspettiamo che anche col Cagliari eccetera prosegua, no? Questo trend del Milan, però giudicheremo il mercato invernale. Giudicheremo quello che succede. Perché la Supercoppa ha portato 12 milioni. È quello che dico, hai capito? Cioè... Ci sono tante cose da giudicare, assolutamente. Diciamo che a me ha impressionato in positivo con Conceição, perché appunto mi dà l'impressione, ripeto, è prestissimo, me la sua responsabilità, tanto chi se ne frega, fra 2 mesi cambierò idea se fosse. Mi ha dato l'impressione di essere anche uno che ha avuto l'occasione della vita, però anche nel modo di comunicare molto diverso da Fonseca. Tanto lui, sì, non è che... è vero, però arriva al Milan. Anche con Fonseca è arrivato al Milan, ma Fonseca mi sembra che abbia un po' passato anche il tempo. Quando lui parla di coscienza a posto, a me sta anche bene, però me ne frega poco. Non so come dirti, cioè il fatto che Fonseca abbia passato tanto tempo a proteggersi è perché Fonseca è arrivato in una situazione disastrosa e ha detto qua io ne devo uscire in un modo o nell'altro, e ha parlato sempre di se stesso in modo io faccio il massimo eccetera. Con Conceição ha subito cambiato questa cosa e ha subito detto piuttosto con la Juve ne prendevo 3, venivo io qua e mi prendevo la colpa, ma ai giocatori gli ho detto però siete voi. Esatto. Però è un modo di mettere in discussione veramente tutto. Anche Fonseca a suo modo lo ha fatto, panchinando Leao, panchinando Teo, ma era il modo evidentemente sbagliato quello che ha utilizzato lui. Però anche lì delusione eccetera, però lui si sente, perché si è trovato in una situazione incredibilmente disastrosa, Edo, perché Fonseca lo sa benissimo la situazione in cui si è trovato. Ha provato lui a volerne uscire meglio, piuttosto che panchinare Leao. Ne parlavamo 2 mesi fa. Panchinare Leao è per uscirne tu meglio. Non è difficile che sia per il bene del Milan. Ma è vero che era pessimo. Poi se la società ti ha lasciato solo, forse non è ti sei voluto parare giusta, il culo. però di per sé io non lo trovavo un gesto sbagliato. Scusa, perché sennò devo fare anche il disegnino, perché Francesco dice non sono d'accordo, bisogna festeggiare e come e infatti la stiamo festeggiando, siamo super d'accordo eccetera. L'unica cosa che stiamo dicendo è che la vittoria della Supercoppa non cancella tutto quello che fino a ieri non funzionava. Lo possiamo dire e allo stesso tempo godere, come giusto
giustamente dobbiamo godere della vittoria, ma noi godiamo anche della vittoria delle partite negli allenamenti, ragazzi. Certo. Non stiamo sminuendo nulla, però stiamo dicendo adesso non ci possiamo sedere sugli allori di una Supercoppa che per vincerla sono 2 partite. Non so se sono stato chiaro, se no proviamo a fare un disegnino dopo. Ciao, come ti chiami? Pronto? Ciao. Ciao. Ciao, sono Giuliano. Ciao Giuliano. Allora, intanto volevo sapere se Edoardo ha un buon avvocato che lo può aiutare. Sì, buono. È quello Ci che ha sta creato. ascoltando? Esatto, il fan club Il Carro di Musa. Siamo io e lui sopra. Ecco, no, perché io sto provvedendo per fare una denuncia immediata per vilipendio. Per vilipendio? Perché nella trasmissione di ieri ha paragonato Saelemaekers a Donadoni. No, Giuliano, ti faccio una controquerela. Perfetto. Io ho detto, è già partita la controquerela, regia, mi date conferma, perché io ho detto, noi abbiamo visto Donadoni, possiamo stare qui a rimpiangere Saelemaekers, era questa la frase, Giuliano. Ma è proprio un paragone che è lontano. Ruolo però il ruolo è quello, Giuliano, scusami. Il ruolo, diciamo. Comunque una querela Edo va sempre io l'ho bene. scelto come paragone perché ho visto Donadoni che era in tribuna a Riad, ho fatto 1+1, fascia destra, Saelemaekers fascia destra, e così, vostro onore, vi assicuro che era così È diventato un tribunale. l'interpretazione. Va bene, dai, chiudiamola qua. Comunque per i non attempati come me, che so, qualche Edo, Seconda querela, Edo, Giuliano, sì. Seconda querela. Comunque consiglio a tutti i giovanotti in ascolto di andarsi su YouTube, si vede, andate a rivedere Milan Malins, quello che ha fatto un certo Roberto Donadoni. Edoardo se lo ricorderà. Sì, è un ottimo consiglio, Edo, è un ottimo consiglio. Ma Edo è da Rocco, da Nereo Rocco che ci dice di guardare, però visto i primi passi di Kilpin. Quella è storia che è giusto ricordare. Giusto. Comunque, tornando ad oggi, io devo dire la verità, sono contentissimo, figuriamoci, anche perché non sapevo che l'ultima volta l'ultimo recupero da 2-0 a 3-2 è stato un altro mitico derby che si è concluso con un gol fantastico di Clarence Seedorf e Spesi. Comunque, al di là di questo, non mi faccio grosse illusioni, anche se sono contento di come sta mettendo la squadra con Seisao, per quel poco che abbiamo potuto vedere, semplicemente per un motivo: che non ci sono state più le odiose ripartenze dal basso. Io queste ripartenze, adesso ne parliamo, Giuliano. A Magnan proprio è una cosa che non lo tollero assolutamente. Almeno in queste ultime 2 partite, soprattutto in quella con l'Inter, non si è vista questa drammatica partenza dal basso, che è una cosa oscena per me. Sì. Chiaro, Giuliano, ti salutiamo, grazie. Giuliano, ciao. Completamente d'accordo in realtà sulla costruzione dal basso, che non è sbagliata di per sé. È sbagliata quando è forzata continuamente come tipologia di gioco, perché è quello, cioè, poi infatti Milan va a far gol come un lancio di Maignan c'hai anche un portiere che ha quella capacità lì, sarebbe stupido non sfruttarla. Tra l'altro adesso invece al posto di Saelemaekers abbiamo Chukwueze, dicono altro che Donadoni, e tra l'altro Edo dicono non abbiamo citato che sì. Vogliamo farlo? Allora, non l'abbiamo citato. Non l'abbiamo citato. Ve lo volevamo citare, però. Perché? Perché vogliamo citare questo? Non lo so. Mi tengo Musa, salgo sul carro di Musa. Vabbè, quello è chiuso. Al volo. Quello ormai è chiuso. Carro di Musa. Io mi arrampico. Ciao, come ti chiami? Oh, buongiorno, Alessandro da Roma. Ciao Alessandro. Ciao, io volevo dire una cosa su Conceição e Fonseca. Penso che sia stata anche già detta. La differenza sta in come si è assunto la responsabilità nei confronti dei giocatori. Penso che quello sia stato determinante nel creare anche un gruppo in così pochi giorni. Cioè, Conceição ha detto: se fanno quello che dico io mi prendo la responsabilità, altrimenti è un po' più difficile, mentre Fonseca diceva: io ho la coscienza pulita. Penso che la differenza tra i 2 allenatori è in questo, e a noi serviva sin dall'inizio. Però stiamo paragonando, scusate, le dichiarazioni di un allenatore al 6° mese, giù di lì, di attività, e uno al 2° giorno, ragazzi, teniamo in considerazione anche questo. No, quello sicuramente, però secondo me è proprio un approccio diverso, cioè
si chiedeva di Conte, si parlava di Conte perché cercavamo un allenatore un po' più con carattere, ma che avesse questo carattere anche alle spalle, cioè che non si improvvisasse al momento un sergente, per così dire. Comunque chiudo dicendo velocissimo che sono d'accordo assolutamente sul fatto che è solo una Supercoppa e non dobbiamo esaltarci più di tanto, però è vero che le grandi squadre, come purtroppo anche l'Inter adesso, ha creato la mentalità con le coppette, per così dire, con le Coppe Italia, le Supercoppe, sono quelle vittorie che diciamo che con la Coppa Italia non abbiamo problemi, nel senso che è dal 2003 che non ci proviamo neanche, quindi potrebbe aiutare anche a dare un po' più di consapevolezza e mentalità vincente, che non fa mai Grazie Alessandro. Grazie Alessandro. Buona giornata. Ciao. Io non la chiamerei neanche coppetta, Leo, non l'ho chiamata coppetta. No, infatti non lo è. Bisogna relativizzare. Perdi col Cagliari è un problema. No, ma è una coppa importante, o qualsiasi coppa è importante. Questa poi è anche la 50esima. Tutto quello che vogliamo. Possiamo dire che una Supercoppa però non ha la stessa importanza di un campionato di una Champions League. Certo, questo ho detto. No, è evidente. Fammi dire un'altra cosa, Edo, perché siamo in parecchi, tutto bello, ma qui c'è gente che si abbona per il 43esimo mese, 33esimo mese e chi non lo fa. Ecco, io ovviamente questo per supportare Radio Rossonera. Ci sono gli abbonamenti, ci sono anche i like, perché ci aiutate anche con i like non vi costano nulla, l'abbonamento vi costa pochissimo, meno di un caffè, ormai a Milano il caffè è arrivato a costare il doppio del vostro abbonamento, quindi appunto se volete continuare a sentire Edo straparlare e raccontarvi di Kilpin eccetera, abbonatevi per favore a Radio Rossonera, ma come ti permetti? Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Mario. Ciao Mario. Ciao ragazzi. Ascoltate, voglio dire un paio di cose che mi viene in mente che noi dopo la splendida partita di Madrid, dove abbiamo vinto meritatamente molto bene, abbiamo incontrato il Cagliari e lì tanti problemi, tante cose orribili. Io credo che in questi giorni qua, con le partite con il Cagliari e con il Como, avremo la controprova di quello che è veramente Conceição, nel senso che dovremo capire lì se Conceição è entrato nella testa dei giocatori, ha cambiato mentalità, oppure è stata solamente una reazione emotiva. Quello che è successo dalle dichiarazioni dei giocatori sembra che insomma ha parlato tutti di energia, di aura, di chiarezza. Però vediamo come dice Mario la controprova. Sì, certo. Bisogna vederle in campo le cose, perché sai, a parlare sono tutti bravi, sono tutti, finché le cose vanno bene. Hai visto, si è fatto vedere anche Ibra di nuovo nei social dopo aver vinto, che era un po' che non si vedeva, quindi io credo che bisogna veramente non l'ho notato solo io allora questa cosa, Mario. Era evidente. No, vabbè, è troppo evidente. Perché prima qualcuno in chat, non ricordo chi, Mattia forse, diceva ma anche sull'opportunità di far uscire certi contenuti. Chiaro. Evidente. Ma infatti, un dirigente fa l'allenatore un discorso rispetto a lì resta. Sì. E lì resta, cioè ho apprezzato molto di più il contenuto di Leao che con la voce sotto di Picci. Sono stanco, emozionato, cioè più quello cioè effettivamente Ibra dove è stato fino all'altro giorno, cioè debole coi forti coi deboli Ibra, però te ne vai a cercare. Il problema grave di Ibra è che lui non riesce a venire fuori col suo carattere, cosiddetto carattere, che poi a questo punto ho dei grossi dubbi sul suo carattere, quando ci sono le cose difficili, è lì che bisogna venire fuori e dire le cose, non quando si vince, quando è tutto bello, tu appari, fai discorso da fenomeno. No, non è così, non sei un calciatore, sei un dirigente. E poi volevo dire una cosa, l'ultima, secondo me Fonseca, mi sbaglio sempre adesso con questi due qua, secondo me Fonseca quando è andato via dal Milan si è sollevato proprio moralmente, non ne poteva più, era pieno, non ne aveva più, non aveva finito da dare, aveva capito anche lui che era finita e non poteva starci ancora. Credo questo. Grazie Mario. Ciao. Ma grazie. Grazie soprattutto ad Alessandro Costa che accoglie il nostro appello, €2,49, come ieri anche oggi Inter
e la lascio finire a voi, ma anche a Gerti che dona $20, $19,99. Fatevi 2 spritz, anche se a Milano ormai 2 spritz mi sa che non bastano neanche quelli, ma non importa, di sicuro ce li prenderemo. Quindi tra l'altro vedi, dicono abbonatevi così comprate il pigiama Edo, se volete, cioè guarda, a me va benissimo, basta che vi abbonate, così si compra dei vestiti migliori, io bevo gli spritz che avanzo, meglio di così nessuno. E vabbè, la roba di Ibra, Edo, ce ne siamo penso un po' accorti tutti, un po' fuori luogo, nel senso che finché sei un calciatore... Vabbè, però si può sbagliare una scelta di comunicazione, si può sbagliare. È vero, però qua siamo di fronte al Guinness World Record di scelte sbagliate di comunicazione. Ci sono dei contenuti molto belli, devo dire, la copertura della Supercoppa gli va dato... quando si dice è anche facile. È anche facile, vero, ci sono dei momenti molto belli e quindi noi ce li godiamo. Il fatto che Ibra dopo lo scudetto parli in spogliatoio ci sta ripreso, ci sta pubblicato. Ieri sembrava anche un po' finto. Cioè, va bene la Conceição Dance, che lui poi dice me l'hanno chiesto tutti i giocatori, lo sapeva. Cioè, capisci che anche questa cosa qua, i giocatori, cioè, quando è arrivato Fonseca, obiettivamente adesso con tutto il bene, però anche i giocatori poi se lo ricordavano per i 6 cambi. Ibra speriamo che dia veramente seguito a quello che ha detto, si può occupare più di Kings League finalmente da questo momento, magari e lasciarci un po' e magari lasciarci un po' nelle mani di Conceição, che in questo momento gode di più fiducia da parte di Ibrahimovic. Sì, certo. Cioè in questo momento almeno mi pare di capire tra molti tifosi e forse anche tra i giocatori stessi. Se è vero che Conceição è entrato, io dubito, cioè colpo di fulmine ci può essere, ragazzi, ma che Conceição adesso sia il taumaturgo mi sembra faccia parte un po' della narrazione della cosa, va bene, non siamo tutti ammattiti che inizio anno diciamo guarda che questa squadra ha bisogno di altro, perché forse a volte non dico che ascoltare i tifosi faccia bene, per me sì, però al di là di questo però non è che sono tutti scemi, tutti ammattiti e tutti che dicono delle cose fuori dal mondo. Cioè, la scelta che avevano fatto loro, Edo, Lopetegui prima e Fonseca poi, ma sono 2 scelte che veramente quasi... Lopetegui tra l'altro a rischio anche... Quasi dilettantistiche. Cioè, veramente un errore, degli errori incredibili. Max, se qui dentro c'è la numero 173, io te la spedisco, Faccio anche un SMR. Che bello. E questa cosa piace solo a te, tra l'altro, non ho capito. Come no? Ma c'è un ragazzo di Magenta che ha già qua ci potremmo fermare. milioni di follower e guadagna. Perché fa SMR? Fa gli unboxing di figurine. Allora, 204, 32, 107, 90 e 79. Max, donaci 5 euro che apriamo un altro pacchetto. Vabbè. Lopetegui esonerato, ed è vero, l'avevo letto anch'io. Perché non vai in Magenta? Cosa vuoi? Perché e tra i possibili sostituti c'è Fonseca. Di chi? Di Lopetegui. Ah sì, è vero, no, pensavo di Conceição. Raga, c'è il prossimo futuro stadio del Milan anche a San Donato dentro. Sì, esatto. Sì, c'è scritto San Donation. Grazie lo stesso, ti ringrazio Edo, perché solo per il rumore che hai fatto per il pacchetto, grazie. Poi abbiamo Alvaro Morata. Gabbione ha perso il posto? No, Gabbione ha salvato la partita con la Juve. Esatto. E non ha perso il posto, ma Edo, vedrai che giocherà. Non sarà titolare fisso, ma giocherà. Florenzi presente, altro segnale. Però si sapeva che Florenzi e Fonseca non correva. No, Edo, prima di andare oltre, su Gabbia. Ma che ancora Musa, che non facciamoci portare al bar cioè, il Milan prima giocava con Gabbia e Ciao, una coppia secondo me anche meglio assortita, forse di Tomori e qualcun altro, però il Milan aveva perso Tomori. Il Milan non si può permettere di perdere un difensore di quel genere lì, o decide di venderlo all'estero, ma il Milan non può perderlo. Però Edo, se no l'avvocato mi ha debita la bolletta, ha detto veloce, chiudi che c'è l'altro vai. Andiamo. Sta guidando il carro, ci avrà le 4 frecce. Ciao Antonio. Ciao ragazzi, buon anno. Ciao Antonio, buon anno a te. Tutto bene? Sì, infatti sono sul carro io.
Leo e adesso è salito anche Federico Sala. Abbiamo Capito. la terza tessera del Musa Fan Club, San Federico Sala. Hai sentito che il Manchester City per sostituire Rodri sta pensando Ma a Musa? cosa c'entra? Ma non c'entra. Ma lasciamolo stare. Leo, No, lasciamolo stare. esatto. Tra 5 anni voglio vedere. Esatto, tra 5 voglio anni. vedere. Quando alzerà il pallone Quando d'oro. sarà 20° al pallone d'oro. Voglio sì. vedere. Quando in quelle figurine caprite ci saranno tutti Musa, solo Musa ci sarà. Musa che alza il pallone d'oro, Musa che alza la Champions, Musa che alza la Coppa UEFA, Musa che alza il trofeo Moretti, tutti Musa saranno. Quindi ragazzi, non scherziamo. Vabbè, comunque niente, è iniziato bene l'anno, dai, diciamo che è stata una io dico la Supercoppa, io sono d'accordo con quello che dice Edo, il fatto che insomma da 7 volte campioni d'Europa adesso fare tutta questa festa per la Supercoppa non ci sta, però abbiamo battuto Juve e Inter, cioè non abbiamo vinto la Supercoppa col Parma o con la Fiorentina, certo, capito? Che vabbè. Comunque abbiamo battuto lo Juve e Inter in un momento in cui eravamo veramente ai minimi termini, ai minimi storici. Ed effettivamente Speriamo battere l'Inter anche al trofeo Berlusconi è un piacere, Esatto. quindi da quel punto di vista quello a prescindere, però poi soprattutto il secondo derby stagionale che vinciamo, quindi insomma la Juve insomma non abbiamo giocato bene, però l'abbiamo battuta un po' di culo, però l'abbiamo battuta, quindi insomma diciamo che siamo partiti bene. Speriamo che questo allenatore adesso riesca a tenere sul pezzo i giocatori nelle partite in cui siamo sempre mancati, e speriamo dall'altra parte che la società faccia qualcosa, cioè continui anche questo percorso di redenzione, chiamiamola. Esatto, perché io quando dicono adesso sei contento, fino all'altro ieri criticavi, ma non sono stato io a fare la giravolta, è stata la società. Ma la domanda Anto è, in assenza di quella clausolina che sollevava il Milan dal pagamento, la risposta la sappiamo. No, però fammela fare, se no scusa mi rovini la trasmissione. No, hai ragione. Che già dici senza la tua considerazione. Ma senza quella clausolina che permetteva al Milan di non pagare lo stipendio per 3 anni a Mister Fonseca in caso di esonero antecedenti al 31/12/2024, secondo voi Fonseca sarebbe stato esonerato? Onesti? Onesto, no, almeno quest'anno no. Cioè, sicuramente un anno ce lo facevamo tutto con Fonseca e forse partivamo anche l'anno prossimo con Fonseca. Poi secondo me, sì. Poi così a naso. Antonio, intanto ti salutiamo, ti abbracciamo e poi ti dico la mia. Ciao, buon anno. Ciao. Secondo me, Edo, c'è stato qualcosa che gli ha fatto cambiare idea, ed è il fatto che il Milan così non sarebbe arrivato in Champions. Qualcuno ha fatto 2 conti e ha detto così non arriviamo neanche quinti. E questo è un problema, Edo. Cioè, questo è un problema per loro. E cioè, chiaro che ma poi secondo te non fanno, quando fanno i contratti loro fanno queste clausole qua sicuramente, non mi aspetto niente di diverso. Però hanno iniziato secondo me a avere veramente il pepe, come si suol dire, il pepe sì, ma lì non sotto. per i tifosi, probabilmente per quello che per la dici Champions tu, League. quarto posto, quindi sempre lì si torna a budget eccetera. Gaber, che forse dice per la prima volta una cosa interessante nella sua vita, fa una metafora, un paragone alla Supercoppa italiana, è come fare petting, cioè rende un po', rende un po' quello che volevo dire. Poi sì, ma io non sono d'accordo a prescindere con Gaber. Poi hai maggior ragione, dopo che sei abbonato sono completamente in disaccordo con lui, glielo posso anche dire. Edo, per me c'entrava anche questo, che hanno capito, ma della contestazione, guarda, a San Siro, io ero a San Siro a Milan-Roma, è filtrato che Cardinale fosse infastidito dalla contestazione in atto. La mia risposta sincera è: non sai quanto sono infastidito io. 8 lettere la mia. Sì, non la possiamo far passare, è un doppio beep. Io voglio dire, pensa io quando sono infastidito, perché in America ha avuto eco questa cosa qua, no? La giornata non è bella perché mangio mentre corro, ma migliora nettamente quando chiama Antonio Porro. No, vabbè. Mi piace il morning, primo trofeo di Redbird. Chissà chi avrà mangiato Antonio Porro. Guarda, ormai vi voglio bene, manco fosse mia madre. Lo voglio dire a tutti, Antonio Porro, mio padre. Orecchiette con le cime di rapa. Antonio Porro, buon anno. Grazie a voi.
voi. Cosa hai mangiato a Natale? Che hai mangiato a Natale? Sì. Chi si ricorda? No. Vabbè, oggi cosa hai mangiato? Oggi i broccoli, la passata di broccoli. Buona. A te piacciono Non gli è vero, non affettati? son La buoni. coppa, ti piace? La super coppa, ti piace? Sì? Hai degli amici interisti? Ce li saluti tanto? Hai visto il Milan che l'ha battuta all'Inter? Sì. Un'ora che sembra. Sì. Se hai degli amici interisti li saluti tanto da parte nostra, mia e di Leonardo? Ok, saluto. Grazie. Ciao Antonio. Grazie a voi. Ciao. Bello perché Sono iniziati oggi a dire amici Natale, che non sono grossi, però, perché sennò appunto, e poi hai parlato a nome mio, io mi discosto contento di questa cosa, non saluto nessuno. Va a dire Esatto. Edoardo, però se è grosso parliamone. Appunto. Bello perché Neville Paciok, tra l'altro, personaggio incredibile di Harry Potter, ci scrive. Magari abbiamo adesso anche abbiamo personaggi fantastici, ci scrive oggi a Natale e non so ricordare cosa ha mangiato a Natale. Scusa, dacci una... io cosa ho mangiato? Allora, cosa ho mangiato? Si mangia a Venezia? No, sono stato qua io. Quindi non sono andato a Venezia, sono andato dopo e ho mangiato più baccalà io che tutti i veneziani nel precedente anno. Il baccalà mantecato. Che è incredibile, chi non gli piace vade retro. Sì, su questo possiamo trovarci io non d'accordo. parlo con la gente a cui non piace il baccalà mantecato, ve lo dico a prescindere. Devo dire, io ho cucinato tanto io, devo dire che mi hanno messo i fornelli e vabbè, dai, pasticcio, insomma, Capodanno, eccetera. Giovanni, non posso chiedere cosa ha mangiato a Capodanno, non si No, ricorda no, neanche che è passato neanche che era Capodanno, cioè, no, vi dico Leo, sai che è cambiato l'anno nel vi dico frattempo? solo che avevo 2 stelline, avete presente quelle? Ho fatto fatica a accenderle. Non sapevo avevo presente quelle stelline che fanno quelle vaccate. Sì, anch'io le ho preso un po' di trick e track eccetera, abbiamo dato fuoco un piccolo al giardino. Però tu lo immagino tranquillo, esatto. Io invece, Leo, mi sono iscritto al corso da sommelier, diventerò un sommelier. Sì, me verrò l'hai qui detto. mentre tu parli, io sorseggio vino. Niente di diverso di fatto da quello che facciamo tutti i giorni. No, però adesso acqua. Sì, quello non lo sapevo. L'upgrade acqua, vabbè, però perfetto. Va bene ragazzi, le 14 in punto, ovviamente come sempre alle 16 ci sarà il talk in cui continuiamo ad analizzare quello che è successo, ma soprattutto quello che succederà, se ci saranno novità a proposito di Rush si infiamma il calcio mercato. Io non sto più dentro nella pelle, però 4 anni fa, 3 anni fa, se accostavano Rashford al Milan avresti detto sì, 4 anni fa era anche un altro giocatore, infatti Rashford, no, okay, adesso è un anno che non gioca, però vabbè, ne parliamo, abbiamo tutto domani. Dai, anche per parlarne, quindi grazie a Morgan in regia, grazie a Leonardo Menini, a Federico Sala, Gianluca Docimo e a tutti voi ragazzi, ci vediamo domani alle 13, ciao. No, Musa per Rashford no. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol in